Oggi torniamo a parlare delle meraviglie dell'ingegneria, ma allargando lo sguardo al mondo intero con un'opera monumentale che ha superato molti record. Ci troviamo nel cuore delle montagne cinesi, nella provincia di Guangzhou, per parlarvi del più alto ponte del mondo, il Dutch Bridge, un capolavoro di ingegneria moderna che si erge maestoso ad un'altezza vertiginosa, ben 565 metri, sopra il fiume Beipanjiang. Ovviamente vi chiedo scusa sin da ora per la pronuncia, ma non perdiamo tempo e andiamo a cominciare. La complessa orografia del territorio cinese ha reso necessaria la costruzione di alcune delle opere ingegneristiche più ambiziose al mondo, tra cui i ponti più alti in assoluto. Con montagne scoscese, valli profonde e fiumi impetuosi che tagliano il paesaggio, i cinesi hanno dovuto sviluppare infrastrutture capaci di superare questi ostacoli naturali senza compromettere l'efficienza dei trasporti. Le regioni centrali e meridionali del paese, in particolare, sono caratterizzate da terreni estremamente difficili da attraversare ed è proprio qui che l'ingegneria ha trovato il suo massimo campo di applicazione. Per facilitare la mobilità ed il commercio, i cinesi hanno dovuto progettare e realizzare ponti che sfidano non solo la gravità, ma le condizioni ambientali più estreme. Per questo motivo non deve sorprendere che proprio in Cina siano concentrati alcuni dei ponti più alti al mondo. Il Dutch Bridge ne è l'esempio più imponente, ma è solo uno dei tanti che hanno permesso alla Cina di creare una rete stradale capace di collegare anche le zone più remote e inaccessibili. Un piccolo inciso: l'esperienza cinese è forse il più chiaro esempio di come le infrastrutture non si debbano realizzare solo per soddisfare esigenze già conclamate, ma sono un volano essenziale per favorire la crescita dei territori e delle economie. Da noi in Italia questo è accaduto con l'autostrada del Sole, al tempo considerata da molti un'opera inutile e sovradimensionata, ma che si è con il tempo rivelata essenziale per la crescita del paese. Ma torniamo al Dutch Bridge. Si tratta di un ponte strallato, una tipologia di ponte che negli ultimi decenni ha guadagnato sempre più popolarità grazie alla sua combinazione di efficienza strutturale e bellezza estetica. Ma cos'è esattamente un ponte strallato? Semplicemente è un ponte in cui la struttura portante è costituita da una serie di cavi, chiamati stralli, che collegano direttamente il piano stradale ai piloni verticali, detti anche antenne. Dal punto di vista statico, questa configurazione permette di supportare carichi pesanti sfruttando la capacità dell'acciaio, di cui sono fatti gli stralli, di resistere a trazione anche se realizzati con sezioni relativamente contenute. Gli stralli ancorati ai piloni sono in grado di sostenere l'impalcato e distribuire le forze in modo bilanciato, riducendo così la necessità di pesanti strutture sottostanti al piano stradale, come avviene nei ponti ad arco o a travi. Dal punto di vista dinamico, i ponti strallati presentano una maggiore capacità di deformarsi in modo controllato, caratteristica fondamentale per resistere a sollecitazioni dinamiche come il vento e i movimenti sismici di moderata entità. Tuttavia, questa flessibilità comporta una naturale vulnerabilità a oscillazioni e vibrazioni indotte dai carichi variabili, come appunto il traffico o eventi atmosferici intensi, quali forti raffiche di vento. Per mitigare questi fenomeni, oltre allo studio di tutti gli elementi strutturali tramite modelli matematici e modelli fisici in galleria del vento, vengono implementati sistemi di smorzamento dinamico come gli ammortizzatori a massa sintonizzata o gli smorzatori viscosi che limitano le vibrazioni e aumentano la stabilità strutturale.
Nel caso del Dutch Bridge, l'integrazione di questi sistemi è stata cruciale per garantire il corretto funzionamento del ponte sotto carichi dinamici, mantenendo la sicurezza e la durabilità dell'intera struttura. Per monitorare il comportamento del ponte, nelle strutture sono stati integrati una serie di sensori che danno la possibilità di monitorare in tempo reale le sollecitazioni e le relative deformazioni, soprattutto in momenti particolari come forti concentrazioni di traffico o eventi atmosferici estremi. Costruito a più di 500 metri dal livello del fiume, il Dutch Bridge non è solo il ponte più alto al mondo, ma è anche una delle strutture strallate più eleganti mai realizzate. La sua lunghezza complessiva di 1340 metri e la campata centrale reticolare di 720 metri fanno di questo ponte un'opera infrastrutturale imponente, ma in sé non eccezionale. Tutto sommato, le dimensioni del manufatto rispetto ad altri ponti sono contenute. L'aspetto che la rende unica però è la collocazione. E come è facile immaginare, non è stato affatto semplice realizzare un'opera del genere in un'area così impervia. La costruzione ha richiesto infatti l'uso di tecnologie avanzate e una pianificazione meticolosa. Le parti del ponte sono state trasportate in situazioni logistiche complesse e molte sezioni sono state montate tramite elicotteri, viste le difficoltà di accesso al sito. Il cantiere stesso, sospeso su dirupi scoscesi, ha rappresentato una sfida incredibile per gli operai e gli ingegneri coinvolti. Questa grandiosa opera è stata completata in circa 3 anni, un tempo record considerando la complessità del progetto. Il costo complessivo di costruzione è stato di circa 144 milioni di dollari, una cifra che, considerato l'impatto economico e infrastrutturale che questo ponte ha portato alla regione, è del tutto giustificata. Prima della sua costruzione ci volevano più di 4 ore per attraversare la valle del Bei Panjang. Oggi, grazie al ponte, questo tempo è stato ridotto a meno di un'ora, migliorando radicalmente la vita delle persone e della regione, stimolando lo sviluppo economico e sociale. Un chiaro esempio di come l'ingegneria possa fare la differenza, non solo in termini di infrastrutture, ma anche nel migliorare le connessioni tra comunità e regioni remote. In conclusione, il Dutch Bridge non è solo il ponte più alto al mondo, ma è anche un simbolo di come l'ingegneria moderna possa superare sfide incredibili combinando eleganza strutturale e funzionalità. Per me è una meraviglia. Ora tocca a voi. Cosa ne pensate di questo ponte? Vi affascina quanto affascina me o magari avete un altro ponte preferito? Fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo presto per un nuovo episodio di questa rubrica sulle meraviglie dell'ingegneria e intanto vi dico ciao e alla prossima!